Ciao a tutti, io sono Cappe e benvenuti sul mio canale Earth2. Creiamo un mondo migliore. Gioco, investimento o truffa del secolo? Andiamo a vedere di cosa si tratta, e allora in questo video vi parlo delle mie opinioni, delle mie ricerche che ho fatto e di quello che ho scoperto. Di solito quando ci si informa su una determinata azienda si parte proprio dal sito. Il loro sito è abbastanza alla buona, e solo in inglese. La mappa della Terra si basa sulla tecnologia Madbox, e ad inizio progetto era veramente difficile anche navigarci e comprare. Si riusciva facilmente solo ad iscriversi ed a depositare i soldi. Questi problemi li hanno risolti, ma non del tutto. Infatti, quando c'è stato il conto alla rovescia per Dubai, il sito è andato in blocco e moltissimi utenti, me compreso, non sono riusciti ad acquistare terreni. Che cos'è questo Earth2? La fase 1 rappresenta il corpo centrale che mira a determinare la proprietà degli asset digitali del mondo virtuale, localizzata per l'intero pianeta, consentendo alle persone di rivendicare la proprietà della terra virtuale sotto forma di caselle 10 metri per 10 che equivalgono a più di 5 trilioni di caselle acqui stabili. Stiamo parlando di un mondo virtuale uguale al nostro pianeta Terra. E appena l'ho visto e letto le idee del team di Earth2, mi sono fatto già un paio di fantasie in un futuro, tutti noi con il VR, a mo' di film Ready Player One o Matrix, tutti che vivono nel mondo virtuale. Ma sarà veramente così? È un progetto molto ambizioso, è appena iniziato, è stato lanciato nel novembre 2020 e sta avendo successo in modo esponenziale. Una seconda terra. Un metaverso tra il virtuale e la realtà fisica in cui le geolocalizzazioni del mondo reale su una mappa selezionata corrispondono ad ambienti virtuali generati dall'utente. Questi ambienti possono essere posseduti, comprati e venduti nell'immediato futuro, profondamente personalizzato, una versione in scala 1:1, e qui mi parte il primo dubbio. Come faranno a farlo? Prendiamo ad esempio Google Maps. Potete vedere una proiezione 3D fatta in automatico con immagini ricavate da satelliti, quindi vedete cose come i vari edifici, la vegetazione in rilievo, ma è tutto anziché perfetto. Ci vuole del lavoro enorme per trasformare la realtà in virtuale. Per fare questo su scala globale, non so veramente come riusciranno a farlo, riprodurre aree geografiche del mondo reale. Trasformarle in virtual game è estremamente difficile e costoso. Bisogna pagare dei designer, fare dei sopralluoghi accurati, che vadano a replicare la realtà, e tutte queste cose non possono essere fatte in modo automatico. Probabilmente il mondo arriverà vuoto. Quindi sarà completamente vuota. Magari ci saranno solo alcuni elementi morfologici, colline, montagne, dai corsi d'acqua alle foreste, ma a quel punto che senso ha dare il valore sulla base di ciò che oggi è la Terra? Per dire, le aree urbane sono per esempio quelle che sono andate a ruba subito, ma che senso hanno se poi diventeranno vuote? Andando avanti leggiamo che nella fase 2 si aggiungeranno le risorse. Materia prima sostanzialmente vitali per costruire per scopi economici. Queste risorse saranno scambiabili, quindi forse sarebbe molto più interessante comprare le zone che oggi sono ricche di risorse rispetto a quelle che oggi sono i grandi centri urbani. Visto che è estremamente difficile creare una copia degli edifici di tutto il mondo. Non sappiamo ancora come funzionerà il mondo. Come funziona il gioco, come funziona qualsiasi cosa, non si sa assolutamente nulla, se non che l'aspetto economico è già stato delineato molto bene. Anche se forse tutti non hanno letto bene le condizioni del gioco.
Un'altra cosa che mi insospettisce è il codice referral. Se inviti un amico e lui utilizza il tuo codice per fare un acquisto, riceverà uno sconto del 5% sotto forma di cashback e tu riceverai il 5% di quello che lui ha speso. Ma come fa un'azienda che ancora non genera nessun punto di profitto a regalare il 10%? Secondo me è la chiave di tutto, sta nelle condizioni che di sicuro non tutti hanno letto. Ci dicono chiaramente: ci riserviamo il diritto in futuro di convertire il tuo possesso di Virtual Land o qualsiasi credito equivalente detenuto nella piattaforma ERT2 in un valore equivalente di una criptovaluta che potremmo creare in futuro. Qualsiasi conversione sarebbe condotta a una valutazione ragionevolmente determinata da noi. I diritti in Virtual Land non sono assegnabili dal tuo account a nessun altro account, tranne che per vendita come previsto da questi termini. Se la tua iscrizione viene annullata in conformità con questi termini o se annulli l'utilizzo del sito web per qualsiasi motivo, perdi qualsiasi terra virtuale assegnata al tuo account, noi non siamo responsabili in alcun modo, incluso, senza limitazione, qualsiasi importo in relazione al terreno virtuale pertinente. Qualsiasi terreno virtuale così incamerato torna di nostra proprietà e sarà messo a disposizione per la vendita ad altri utenti al prezzo da noi determinato. Se abbiamo convertito le proprietà di Virtual Land in una valuta crittografica separata, come consentito da questi termini, manterrai i tuoi diritti su quella valuta crittografica separatamente dalla tua registrazione al sito web, in conformità con i termini che regolano quella valuta crittografica. Quindi ragazzi, domani ERT2 potrebbe dirci che $1 vale un Terracoin. E nel momento in cui l'azienda converte tutto in una loro criptovaluta non sono assolutamente più tenuti a ridare l'equivalente in dollari, sono venuti a dare la criptovaluta che però potranno produrre e stampare a piacimento e potrebbe valere la metà, il triplo o l'equivalente di zero. Allora ERT2 è un buon investimento? Diventeremo tutti ricchi? Ragazzi, attenzione, mettiamo le mani avanti prima di iniziare perché è un progetto appena iniziato, campato un po' per aria, quello che ci dicono è ancora molto vago e senza regole ben chiare. Di sicuro è un investimento ad alto rischio. Di sicuro in un futuro ci sarà un mondo virtuale come se lo immagina il team di ERT2, ma saranno proprio loro gli artefici di questo cambiamento epocale? Mettiamo caso che Google dica: no, questo progetto non mi piace, e lo voglio fare io, creo Google Virtual Earth. Google potrebbe investirci miliardi e sarebbero già 100 passi avanti, così come altri competitor. E questo progetto potrebbe dire addio, e il rischio è quello di ritrovarsi in mano con carta straccia. Attualmente, nella fase 1, chi ci sta guadagnando sono sicuramente gli sviluppatori, e non si sa ancora se saranno in grado di completare questo ambizioso progetto. Chi ci sta guadagnando è anche chi ha investito all'inizio, dove i terreni costavano appena 10 centesimi di dollaro ed adesso i loro valori sono andati alle stelle. Quindi chi ha investito relativamente poco ed ora ha già venduto si è fatto già un sacco di soldi. Di questo progetto ne parlano in molti e lo paragonano pure a Bitcoin. Tempo fa prendevano in giro chi li acquistava e che, come ricorderete, sembrava anch'essa la truffa del secolo, invece queste persone si sono fatte un bel gruzzoletto. Quello che è sotto gli occhi di tutti è che ERT2 sta crescendo in maniera esponenziale e gli sviluppatori stanno avendo qualche problemino.
e non sono ancora del tutto pronti allo tsunami di soldi che gli sono arrivati. Vedi quello che è successo con il lancio sull'acquisizione dei terreni a Dubai, che ha fatto arrabbiare molti utenti. Non credo che questi siano truffatori. Se lo fossero probabilmente avrebbero usato server molto più potenti, e poi sarebbero scappati col bottino se volevano truffare le persone. Però è un progetto molto ambizioso ed adesso è solo la fase 1. Il team ha veramente grossissime capacità in tutti i campi e ci stanno mettendo la faccia. E per questo $150-200 ho deciso di buttarli via. Che diventi un gioco o un investimento lo vedremo in futuro. Se diventa un gioco spero tanto di far parte di una comunità che crei un mondo migliore di quello reale. Ciao a tutti e alla prossima.